Che differenza c'è fra queste frasi? Ha detto che comincia alle 9, ha detto di cominciare alle 9, ha detto se comincia alle 9. Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video ti spiego come usare il discorso indiretto, cioè come ripetere le parole di qualcun altro, nel nostro caso di Alice, e useremo la frase Alice ha detto. In questo video non voglio parlare della concordanza dei tempi, quindi in tutti gli esempi che vedremo non cambieremo il tempo del verbo. Possiamo immaginare questa situazione. Siamo io, te e Alice in una stanza, Alice dice qualcosa e poi esce. E io chiedo che cosa ha detto Alice. E tu mi ripeti le parole di Alice senza cambiare il tempo del verbo, perché Alice lo ha appena detto. Vedremo 4 tipi di frasi. Nelle frasi del primo gruppo abbiamo delle domande, come vuoi un gelato? Chi ha scritto I Promessi Sposi? Nelle frasi del secondo gruppo abbiamo dei consigli o degli ordini. Lava i piatti, dimmi la verità. Nelle frasi del terzo gruppo Alice parla di un'altra persona e quindi dirà frasi come Luca ha fame o Luca è tornato alle 7. E infine, nelle frasi dell'ultimo gruppo, Alice parla di se stessa e quindi dirà frasi come ho fame, sono stanca, sono tornata alle 7. Per ognuno di questi gruppi vedremo cosa dobbiamo dire dopo Alice ha detto. Cominciamo dal primo gruppo, quello delle domande. In questo caso, per le domande chiuse, cioè quelle domande a cui rispondiamo sì o no, dobbiamo aggiungere se. Quindi la domanda vuoi un gelato diventerà Alice ha detto se vuoi un gelato. Se Alice nomina la persona a cui sta facendo la domanda, dobbiamo ricordarci la preposizione a. Quindi se Alice dice Luca vuoi un gelato, dobbiamo dire Alice ha detto a Luca se vuole un gelato. O magari invece di usare il verbo dire, possiamo usare il verbo chiedere. Alice ha chiesto a Luca se vuole un gelato. Per le domande aperte invece, cioè quelle domande a cui non rispondiamo sì o no, rispondiamo qualcos'altro, sono quelle domande che in genere hanno una parola interrogativa, come chi, come, quando, dove. Per queste domande non dobbiamo fare assolutamente niente. Quindi quando Alice chiede chi ha scritto I Promessi Sposi, la frase diventa semplicemente ha detto chi ha scritto I Promessi Sposi o ha chiesto chi ha scritto I Promessi Sposi. Qual è la capitale dell'Uruguay? Diventa Alice ha chiesto qual è la capitale dell'Uruguay. Attenzione alle risposte sì e no. Diciamo ha detto di sì, ha detto di no, con la preposizione di. Non possiamo dire ha detto che sì o ha detto che no, come si dice invece in altre lingue. Dobbiamo usare appunto la preposizione di. Ha detto di sì, ha detto di no. Passiamo alle frasi del secondo gruppo, cioè gli ordini o i consigli. Sono frasi in cui Alice utilizza l'imperativo. La frase lava i piatti diventa Alice ha detto di lavare i piatti. Quindi in questo caso usiamo la struttura di più infinito. E qui vediamo un esempio dalle notizie. È stato Lucio Dalla a suggerire a Luca Carboni di cantare le canzoni che scriveva. E possiamo vedere un esempio con un pronome. Dimmi la verità diventa ha detto di dirle la verità. Attenzione perché in certi casi la differenza sarà solo una lettera. Se prendiamo la frase dille la verità, cioè di il verbo dire, imperativo del verbo dire, di a lei la verità. Quando trasformiamo questa frase da discorso diretto a indiretto, la frase diventa ha detto di dirle la verità, quindi cambia solo una lettera, ma naturalmente è una lettera molto importante perché mostra la differenza fra imperativo e infinito. Si usa la struttura di più infinito anche con l'imperativo plurale o con le frasi negative. Per esempio, non tornate tardi diventa ha detto di non tornare tardi. Il terzo caso è quello in cui Alice parla di un'altra persona, di Luca nei nostri esempi. La frase Luca è stanco diventa Alice ha detto che
Luca è stanco. Luca non ha fame diventa Alice ha detto che Luca non ha fame. Quindi utilizziamo la struttura ha detto che. La stessa cosa anche con altri tempi verbali. Luca è tornato alle 7, ha detto che Luca è tornato alle 7. Luca dovrebbe partire alle 9, ha detto che Luca dovrebbe partire alle 9. Quindi semplicemente mettiamo davanti alla nostra frase ha detto che. Allora, finora abbiamo visto che usiamo ha detto se per le domande chiuse, ha detto per le domande aperte, ha detto di più infinito per le frasi con l'imperativo, cioè per i consigli o gli ordini. Ha detto che lo utilizziamo per le frasi in cui Alice parla di un'altra persona. Rimane l'ultimo caso, che naturalmente sarà anche il più complicato, il caso in cui Alice parla di se stessa. Vediamo cosa succede con queste frasi. I libri di grammatica ci dicono che con queste frasi abbiamo due possibilità. Possiamo usare la costruzione ha detto che oppure la costruzione ha detto di più infinito, quella che abbiamo usato per l'imperativo. Ma in realtà le cose non sono così semplici. È meglio vedere alcuni esempi e per ogni esempio ti dico quella che secondo me è la costruzione più adatta. Per frasi come ho fame, non sono stanca, possiamo tranquillamente usare una o l'altra costruzione. Quindi possiamo dire Alice ha detto che ha fame, oppure Alice ha detto di avere fame. La stessa cosa per quella negativa. Non sono stanca. Possiamo dire Alice ha detto che non è stanca, oppure Alice ha detto di non essere stanca. Ma prendiamo una frase con il passato prossimo. Sono tornata alle 9. In questo caso possiamo dire Alice ha detto che è tornata alle 9, oppure, se vogliamo usare l'altra costruzione, dobbiamo dire Alice ha detto di essere tornata alle 9, cioè dobbiamo usare un infinito passato, essere tornata. Non possiamo dire Alice ha detto di tornare alle 9, perché questa frase ha un altro significato. Significa che Alice ha dato un ordine, un comando, cioè significa che Alice ha detto torna alle 9. Alice ha detto di tornare alle 9. Saremmo nel caso che abbiamo visto prima, cioè le frasi del secondo gruppo. Ma andiamo avanti e proviamo altri tempi. Proviamo con un imperfetto. Non lo sapevo. In questo caso, sinceramente, userei solo la costruzione Alice ha detto che. Alice ha detto che non lo sapeva. Non direi Alice ha detto di non saperlo, perché se dico Alice ha detto di non saperlo, si riferisce al presente. Questa frase sarebbe l'equivalente della frase non lo so. Se Alice dice non lo so, posso dire Alice ha detto di non saperlo. Ma se Alice dice non lo sapevo, purtroppo non ho un equivalente con l'infinito. Non posso in questo caso usare l'infinito passato. La frase non funzionerebbe. Alice ha detto di non averlo saputo. È una frase leggermente diversa. Quindi in questo caso, secondo me, l'unica opzione è la costruzione Alice ha detto che non lo sapeva. Proviamo con un condizionale. Dovrei mangiare più verdura. Anche in questo caso utilizzerei solo la costruzione ha detto che. Ha detto che dovrebbe mangiare più verdura, perché è l'unico modo per mantenere quel condizionale. Dobbiamo poi fare attenzione alle frasi ambigue. Se Alice dice lavo i piatti, questa frase può diventare Alice ha detto che lava i piatti. Se uso l'altra forma, Alice ha detto di lavare i piatti, anche in questo caso io capisco questa frase come un ordine dato da Alice a un'altra persona. Alice ha detto a Luca di lavare i piatti. Quindi anche in questo caso io preferirei usare la costruzione ha detto che. Alice ha detto che lava i piatti. In questo caso non ci sono dubbi. I piatti li lava Alice. Un'ultima cosa poi a cui dobbiamo fare attenzione è il verbo piacere. Se Alice dice mi piace il gelato, qui l'unica possibilità è Alice ha detto che le piace il gelato.
Non posso assolutamente usare l'altra costruzione perché ricordiamoci che il verbo piacere funziona in maniera un po' strana. Il soggetto non è Alice in questo caso, ma è il gelato. Quindi siamo nella situazione delle frasi del terzo gruppo, cioè quelle in cui il soggetto è qualcun altro. Nei nostri esempi di prima il soggetto era Luca, in questo caso è il gelato, perché il verbo piacere funziona così. Quindi se Alice dice mi piace il gelato, l'unica possibilità è Alice ha detto che le piace il gelato e non possiamo assolutamente dire Alice ha detto di piacerle il gelato. Non mi viene neanche questa frase perché è una frase impossibile. Ora, per dare un consiglio pratico, in tutte queste frasi, cioè le frasi in cui Alice parla di se stessa, abbiamo visto che possiamo dire Alice ha detto che. Questa struttura va sempre bene. Se usiamo questa forma non sbagliamo mai. Poi abbiamo visto che ci sono casi in cui va benissimo usare Alice ha detto di più infinito, ma come abbiamo detto bisogna fare un po' attenzione, quindi la prima forma è la più sicura e va sempre bene. E per tornare alle nostre 3 frasi dell'inizio, ha detto che comincia alle 9, può significare che Alice sta parlando di se stessa, quindi che è Alice che comincia alle 9, oppure può significare che sta parlando di qualcun altro o di qualcos'altro, magari sta dicendo che il film comincia alle 9. La frase ha detto di cominciare alle 9 indica invece un ordine, un comando. Con questa frase Alice ha detto a qualcun altro che deve cominciare alle 9. E la frase ha detto se comincia alle 9 indica che Alice ha fatto una domanda. Magari ha chiesto se lei stessa deve cominciare qualcosa alle 9 oppure se qualcuno o qualcosa comincia alle 9. Magari ha chiesto se il film comincia alle 9. Grazie a tutti per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione che mi fa sempre piacere e se non sei già iscritto al canale puoi iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!